Benvenuti sul mio canale e anche oggi metteremo un video in più nella rubrica punti e spunti. Sono andata a realizzare questo bellissimo punto che è veramente spettacolare, questa alternanza di ventaglietti con archetti mi piace tantissimo. Poi bella la particolarità che alla fine resta smerlato, quindi può essere usato benissimo per magliette, ovviamente partendo dall'alto e lasciando questo come bordo, gonne pareo, stole lavorando metà da una parte e metà dall'altra, in modo che le due estremità restino rifinite. Io lo trovo veramente molto bello e applicabile anche a tante cose. È molto semplice perché comunque è l'alternarsi di due righe. Ci tengo a precisare, è adatto anche a chi ha le prime armi. E senza aggiungere altro vado a fare il campione che farò con un altro filato perché questo l'ho finito. Per questo punto avremo bisogno di un multiplo di 12 più 1. Io ho già montato 37 catenelle che sono multiplo di 12 più 1, alle quali ne faccio un'aggiuntiva per poter tornare indietro. Dopodiché entro nella seconda catenella che parte dall'uncinetto con un punto basso. Aggiungo 4 catenelle di separazione. Ne salto 3 di base, quindi entro nella quarta 1, 2, 3 e 4 e faccio un punto basso. Aggiungo le 4 catenelle di separazione, conto 1, 2, 3, entro nella quarta catenella utile con un punto basso. Mi sposto ancora con 4 catenelle di separazione dentro nella quarta catenella utile con un punto basso e la riga numero 1 si svolgerà tutta in questa maniera: 4 catenelle, entro nella quarta catenella disponibile e faccio un punto basso, di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, entro nella quarta, punto basso, 4 catenelle, entro nella quarta catenella disponibile, punto basso, di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, entro nella quarta con un punto basso, 4 catenelle, entro nella quarta catenella, punto basso, di nuovo le 4 catenelle, entro nella quarta catenella che è anche l'ultima della riga, andremo a fare l'ultimo punto basso. Finita la riga numero 1, passiamo alla riga numero 2, quindi giro il mio lavoro, salgo con quello che va a sostituire il mio primo punto alto, quindi io rientro nel punto basso che ho appena fatto con un punto basso, dopodiché prendo la costina di sinistra del punto basso che ho appena eseguito, entro e faccio un altro punto basso. In questa maniera ho fatto 2 punti bassi incolonnati che sostituiscono il mio primo punto alto. Voi però siete liberi di iniziare come più siete comode. Fatto questo, aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto che ho subito dopo e faccio un punto basso. Mi sposto nell'archetto successivo e vado a fare un gruppo di 3 punti alti, dopodiché vado ad aggiungere 3 catenelle di separazione, prendo il filo, rientro nello stesso archetto e ripeto i 3 punti alti. Dopodiché mi sposto nell'archetto successivo, faccio un punto basso, aggiungo 4 catenelle di separazione, mi sposto nel prossimo archetto con un punto basso, filo sull'uncinetto, vado nell'archetto dopo e ripeto i miei 3 punti alti, tre catenelle di separazione,
riprendo il filo, rientro nell'archetto, nello stesso, e vado a fare altri 3 punti alti. Mi sposto nello spazio successivo con un punto basso, faccio le mie 4 catenelle e mi sposto nell'archetto che viene dopo con un punto basso. Praticamente alterneremo archetti a ventaglietti. Quindi qui ho fatto l'archetto, devo fare il ventaglietto, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto che viene dopo e faccio i miei 3 punti alti, 3 catenelle e altri 3 punti alti nello stesso archetto di base. Fatti gli altri 3 punti alti, entro nell'archetto successivo con un punto basso, aggiungo 2 catenelle di separazione e vado a chiudere la riga con un punto alto. Quindi abbiamo iniziato la riga numero 2 con un punto alto, 2 catenelle, l'abbiamo finita con 2 catenelle e un punto alto. Ora andremo a fare la riga numero 3, quindi giro il lavoro, entro nel punto che ho subito qua sotto con un punto basso, aggiungo 4 catenelle di separazione ed entro nell'archetto formato dalle 3 catenelle tra i gruppi di 3 punti alti, quindi entro qui con un punto basso, faccio 4 catenelle, entro nello stesso archetto con un altro punto basso. Di nuovo 4 catenelle, vado nell'archetto successivo, quindi salto questi punti alti, entro nell'archetto, faccio un punto basso, 4 catenelle, salto questi punti, entro nell'archetto formato dalle 3 catenelle con un punto basso, 4 catenelle e un altro punto basso nello stesso archetto di base. Proseguo con le 4 catenelle, entro nell'archetto, faccio un punto basso nell'archetto successivo, riparto con le 4 catenelle, vado in questo spazio, quello creato dalle 3 catenelle tra i 3 punti alti, tra i gruppi di 3 punti alti, faccio un punto basso, 4 catenelle e un punto basso. Dopodiché siamo alla fine, aggiungo 4 catenelle di separazione e vado a chiudere con un punto basso sull'ultimo punto utile. Quindi anche per la riga numero 3 abbiamo iniziato con un punto basso, 4 catenelle e abbiamo finito con 4 catenelle e un punto basso. Ora riparto e niente, la ripartenza non è nient'altro che la ripetizione della riga numero 2. Quindi entro nel punto basso e faccio quello che va a sostituire il mio primo punto alto, aggiungo le 2 catenelle di separazione, mi infilo nell'archetto che ho subito qua sotto con il punto basso, filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto successivo, vado a fare 3 punti alti, 3 catenelle e 3 punti alti nello stesso archetto di base. Dopodiché mi sposto nel prossimo archetto e faccio un punto basso, aggiungo le 4 catenelle, mi sposto nell'archetto successivo con un punto basso, prendo il filo, entro nell'archetto che viene dopo
e vado a fare i miei 3 punti alti, tre catenelle, rientro nello stesso archetto e faccio 3 punti alti. Dopodiché mi sposto nell'archetto successivo, faccio il punto basso. Vado a fare le mie 4 catenelle, rientro nell'archetto che ho subito dopo, punto basso, filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto successivo e vado a fare i miei 3 punti alti, tre catenelle e altri 3 punti alti nello stesso archetto di base. Vado nell'archetto che viene dopo, mi faccio il mio punto basso, salgo con 2 catenelle e qui andremo a finire con un punto alto. Ora riprendiamo praticamente dalla riga di tutti gli archetti, quindi facciamo per l'ultima volta insieme, rientro qui nel punto alto, faccio un punto basso, 4 catenelle di separazione, entro nell'archetto formato dalle 3 catenelle, 3 gruppi di 3 punti alti e faccio un punto basso, 4 catenelle e un altro punto basso nello stesso archetto di base. Dopodiché vado a fare altre 4 catenelle, mi sposto nell'archetto centrale, quello tra i ventaglietti, e faccio un punto basso, faccio ancora 4 catenelle, vado in questo archetto qua, punto basso, 4 catenelle e un nuovo punto basso, di nuovo 4 catenelle, mi sposto nell'archetto qua in mezzo tra i due ventaglietti e faccio un punto basso, 4 catenelle, vado nell'archetto formato dalle 3 catenelle tra i gruppi di 3 punti alti, punto basso, 4 catenelle e un punto basso. Dopodiché vado a fare le mie 4 catenelle e andrò a chiudermi sull'ultimo punto con un punto basso. E tutto riparte dalla riga numero 2. Praticamente il lavoro da fare è tutto qua. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.